Ciao ragazzi, in questa seconda parte di video andremo ad inserire le coppe al costume. Premetto che questo è il mio metodo, non è un metodo professionale, però io mi trovo benissimo. Queste coppe io le ho comprate su Amazon, sono delle coppe a taglia unica, infatti ora vi farò vedere come le ritaglio nella giusta dimensione. Come si fa per ritagliare la coppa nella giusta dimensione? Allora io la faccio direttamente dal costume, quindi prendo la coppa, la inserisco sotto il costume, cerco di farla aderire nel miglior modo possibile. Poi con una penna mi vado a segnare i punti dell'angolo, quindi questo angolo qui, questo angolo qui e questo angolo qui. Quindi non vado proprio fino in cima, ma lascio qualche centimetro e lo faccio proprio qua. Poi passo a quest'angolo e poi passo a quest'altro. Risulterà così. Se vedete che non sono dritti, ovviamente questo magari lo spostiamo qua nel centro. Adesso abbiamo i nostri 3 punti della nostra coppa e quindi la andremo a ritagliare. Prendo le mie forbici e vado a ritagliare proprio dove ci sono i punti, in questo modo, cercando di ricreare la coppa. Il pezzo sotto l'abbiamo ritagliato, adesso andremo a fare da questo angolo ad arrivare qua. Ricordatevi di andare nel puntino centrale. Adesso da questo qui a quest'angolo. Se non viene preciso non vi preoccupate, perché poi vedrete che cosa si va a fare e quindi non c'è bisogno che sia super preciso. Ed ecco qui la nostra coppa. Adesso vado a misurare la coppa sul reggiseno per vedere se più o meno va bene. Allora, per me credo che bisogna tagliare ancora un pezzettino qui e un pezzettino qui, perché non voglio arrivare proprio sul bianco. Vorrei arrivare nel mezzo tra il rosa e il giallo, perché poi dobbiamo andare a cucire. Quindi taglio un altro pezzettino. Ecco, così diciamo che ci siamo, perché siamo tra il rosa e si vede il giallo, quindi diciamo che la dimensione va bene così. Adesso, dato che abbiamo la misura della prima coppa, andiamo a ritagliare quest'altra coppa uguale a questa, quindi basta metterla sopra e andare a ritagliarla. Per aiutarmi a ritagliarlo meglio, l'ho appoggiata sopra e ho fatto tutto dei puntini intorno, così da poter ritagliarla esattamente uguale. Qui. Adesso che abbiamo le nostre 2 coppe ritagliate, vi faccio vedere cosa andremo a fare. Allora, dovete prendere o un uncinetto super fine, questo è da 2 mm, o anche da 1 se ce l'avete meglio, oppure delle piccole forbici, oppure qualsiasi altra cosa che vi può permettere di fare dei buchi sulla coppa.
Quindi rigiro la coppa e andrò a fare dei buchi, quindi dei buchi a 1 centimetro di distanza, quindi qui io lo faccio con le forbici perché mi trovo meglio, ok, e andremo a fare tutti questi buchini a 1 centimetro di distanza per tutta la coppa fino a qui, poi si arriva all'altro angolo e da questo angolo a qui. Ok, abbiamo fatto tutti i buchi. Ora cosa andremo a fare? Andiamo a prendere il nostro filato e il nostro uncinetto. Utilizzo questo, il più piccolino, così da poterlo far passare bene dentro i buchi. Quindi, per prima cosa andiamo a vedere se ci passa l'uncinetto. Mi sembra che ci passa. Andiamo a prendere il nostro filato uguale al rosa, al corpo del bikini, e si va a fare tutto il contorno a maglia bassa sulla coppa. Quindi entriamo qua, e faremo quindi 1, 2 maglie basse in ciascun buco. Arriviamo fino all'angolo. Arrivati al primo angolo, invece di fare 2 maglie basse all'interno del buco, se ne fanno 3, perché c'è l'angolo. Quindi 1, 2 e 3. Adesso si riparte con 2 maglie basse in ciascun punto. Arrivata a quest'altro angolo, 3 maglie basse. E si riparte con 2 maglie basse. Arrivate all'ultimo angolo, facciamo sempre 3 maglie basse. Ora, siccome dobbiamo poi andarlo a cucire sul nostro bikini, ci lasciamo un bel po' di filo, tagliamo, fate sulle 50 centimetri più o meno, insomma, il filo giusto per poi andarlo a cucire tutto intorno. Ecco perché vi dicevo che se non tagliate per bene la coppa non importa, perché tanto poi andiamo a fare questo contorno e se c'è qualcosa di non rifinito per benino non succede niente. Adesso giriamo il nostro bikini, quindi si gira il nostro bikini e andiamo a prendere la nostra coppa. Questo filo in più lo andiamo a nascondere
Quindi andremo a mettere la coppa qua vicino al bikini e lo andiamo a bloccare. Lo possiamo bloccare o con degli spilli oppure con qualsiasi altra cosa voi vogliate. Io lo faccio con gli spilli. Andiamo a posizionarlo per benino, così non ci scappa più, sappiamo dove dobbiamo andare a cucire. Adesso si prende un ago da lana, prendiamo il nostro filo e si va a cucire. Vedete che se prendo il giallo praticamente si nasconde, quindi si entra dentro una catenella e si passa in un filo giallo. Cerchiamo di cucire tutte le catenelle nel punto, quello sotto, per avere un lavoro più definito. Ve lo faccio vedere ancora. Prendiamo una catenella e il filo della maglia alta sotto. Ci vuole un po' di pazienza per fare questo lavoro, ma vedrete che il risultato è molto carino. Quindi dobbiamo fare questo lavoro per tutte le catenelle della coppa. Allora, ho fatto tutto questo pezzettino fino a questo angolo, vi faccio vedere come faccio l'angolo, che è la stessa identica cosa, però lo facciamo insieme. Quindi prendo una catenella rosa, passo sul filo giallo e tiro. Prendo la catenella, passo sul filo sotto giallo e tiro. Vedete che poi l'angolino pian pianino si impiattisce. Si continua fino alla fine. Ok, finito tutto il giro, siamo arrivati qua, si va a nascondere il nostro filo e la coppa è pronta. E la nostra coppa è stata inserita. Guardate che differenza che c'è tra il costume con la coppa e il costume senza.
Non resta altro che andare ad inserire anche la seconda coppa. Io spero che questo video vi sia stato utile, se è così mettete un like e fatemi sapere nei commenti se avete qualche dubbio. Noi ci vediamo nell'ultima parte del tutorial del bikini dove uscirà la mutanda. Quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!